Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Siamo qui per presentare le novità, insomma, uscite poco tempo fa da parte di Moog, il Muse che è un polifonico e il Messenger che invece è un monofonico. Allora, c'è da dire una cosa, in entrambi i casi la qualità è veramente ottima. Io parto dal presupposto che adesso vi faccio una breve panoramica di quelli che sono così, diciamo, le strutture di questi due synth analogici, che sono poi molto semplici in realtà. Entrambi hanno due oscillatori, uno chiaramente, come dicevo, è polifonico, l'altro è monofonico, hanno la classica struttura, ve la faccio vedere brevemente. Come potete vedere abbiamo praticamente i due oscillatori, il mixer, il filtro, l'inviluppo del filtro, l'inviluppo dell'amplificatore. Qui abbiamo tutta la parte effetti e qui abbiamo invece l'LFO, il glide in classico stile Moog, insomma tutta una serie di cose che riguardano il rapporto che c'è fra gli oscillatori, il filtro. Si possono fare anche dei routing abbastanza complessi da quello che mi hanno spiegato, sequencer e arpeggiatore. Qui si scelgono le patch, i banchi e insomma la struttura del sintetizzatore è questa. In realtà questo è quello che ho letto. Le opzioni di routing delle varie fonti sono anche interne, quindi c'è un menu e lo strumento può essere utilizzato in modo un pochino più complesso. Poi c'è un clock dal quale possiamo poi gestire tutto quello che riguarda i movimenti e il tempo di questo strumento. Anche con un tap, per esempio. Questo era per far capire un po' la natura di questo aspetto, e ci vorrà un video dedicato allo strumento per entrare più nel dettaglio. Il comportamento è quello, diciamo, classico di Moog, con le forme d'onda e questo morphing fra le forme d'onda che permette chiaramente di avere una quantità maggiore di colori, no? Di voci, perché nel senso, adesso lavorando su questo, per entrare nello specifico si potrebbe partire da una patch singola. Abbiamo chiaramente un mixer, abbiamo i due oscillatori, possiamo scegliere le forme d'onda, come vi dicevo, in modo sentite come trasformare la forma d'onda in modo così agile, dà l'opportunità poi, insieme al filtro e al mixer, di unire le fonti, ripeto, in modo molto umano, non so come dire. Ci si trova bene, poi ci sono due filtri, si possono usare in serie, in parallelo oppure stereo, nel senso che sentite? Creando questa sensazione dove da una parte e dall'altra il filtro apre e chiude diversamente. È tutto pensato in modo abbastanza, come dire, stereofonico, anche il delay. È tutto pensato per dare questa sensazione molto aperta. E infatti, tornando alle patch, adesso io stavo giocando così un po' a caso, ma tornando, diciamo, alle patch, quelle interne, si sente subito questa larghezza, no? E per ogni patch poi chiaramente tutto è apparecchiato in un determinato modo, avete i filtri che lavorano
in questi tre modi diversi, serie parallelo rispetto agli oscillatori, rispetto a tutto quanto, e quindi poi alla fine ci si ritrova a poterli usare separatamente. Adesso qui è al contrario. Scusate, ho messo dritte le... Sentite, qui chiudo. Sentite? Da una parte succede una cosa e dall'altra ne succede un'altra. Questa cosa qui è molto interessante. Andrei avanti con... Questa cosa salta subito all'occhio, diciamo, si sente subito. Poi chiaramente nella maggior parte delle patch c'è questa sensazione. Sentite, insomma, la stereofonia la fa da padrona, diciamo. E chiaramente questo strumento ha l'arpeggiatore, lo step sequencer, il sequencer, ha tutta una serie di opzioni, di possibilità che diciamo sono racchiuse in un polifonico, 8 voci, Moog, insomma è tanta roba per quello che Moog, diciamo, di solito ha sempre fatto, ecco, cioè dare tutte queste opzioni in un solo sintetizzatore con questo sound che io sinceramente sento molto bello. Sono bellissime. Le patch. Dopo ci avvicineremo anche al Messenger, dove qui c'è un discorso da fare anche economico molto interessante. Questi sono le patch di presentazione, diciamo. Questo banco si chiama Muse. Sono bellissime, tutte bellissime. Cambio banco. Allora, questi sono invece i classici. Strings. Io ho sentito pareri discordanti su questo Moog Muse nel mondo dei sintofili, si può dire, non lo so, synthfili, non lo so. Ma in realtà non ne parlavano benissimo, nel senso che molti sono rimasti, non lo so, delusi da cosa, non ho capito bene, perché io sento un suono veramente gigantesco, bello, mi piace, cioè almeno poi non ho un riferimento polifonico qui di fianco a me per fare un confronto diretto, però così a orecchio.
bellissimo. Qui con le patch non finirei più. Poi comunque c'è una questione anche così storica e di ascolti alle spalle, no? Cioè il ricordo di un sound, in particolare nel mondo monofonico, chiaramente. Ci arrivo. È che qui, ragazzi, c'è talmente tanta bella roba che... Mamma mia. Io lo sento bello stabile, bello... Mi piace veramente tanto. Mi piace in particolare come si sposano gli effetti, come si sposa il delay con il resto, cioè nel senso che è tutto bello, non è una cosa separata dall'altra, in molti synth si sente l'effetto che, come dire, si sovrappone a un suono magari bello, oppure il contra qui è tutto, non so, calibrato bene, non so come spiegarmi. Vabbè, qui adesso cambio banco giusto per fast pad. Non lo so, cioè nel senso, qui potremmo andare avanti all'infinito, è troppo bello, è veramente... Poi ogni banco ha il suo mondo, sono tutti belli. Qui c'è il banco delle tastiere, per esempio, anche, che è interessante, perché ci sono questi piani analogici, no? Cioè nel senso questi pianoforti synth che sono... So che è un po' fuori luogo, ma sono belli. È tutto bellissimo, ragazzi. Questo è uno strumento, secondo me, veramente, veramente tanto, tanto, tanto bello. Ma si sente subito quando si prova già il primo suono che si incontra, diciamo, che si spera di incontrare. Meraviglioso. E di qui invece monofonico, anche qui due oscillatori, gli LFO, la posizione delle cose è più o meno la stessa, no? Abbiamo gli oscillatori, il mixer, il filtro e poi gli inviluppi, sia per il filtro che per l'amplificatore. Anche qui sotto abbiamo le patch, qui possiamo scegliere il banco, per esempio il 4, e poi andare sulle patch e ascoltarle. Abbiamo il filtro, abbiamo tutti
classici controlli a disposizione, il volume, sequencer arpeggiatore, possiamo decidere a che cosa la destinazione della modulation wheel, il rate dell'LFO, se vogliamo, sul cut-off o sul pitch. Insomma, è tutto molto semplice, suona bene e costa poco ed è Moog, quindi insomma mi sembra proprio bello vederlo così. Chiaramente anche qui il primo banco è dedicato a una raccolta di suoni. Sentite che impeto che ha questo ha veramente una cattiveria notevole. Questo è crudo, ma ha una cartella, io non lo so, cioè sto sentendo veramente una botta. Bellissimo. Sentite questo banco dedicato ai bassi, che è il secondo. Chiaramente aftertouch. Adesso cambio un po' i banchi, vi faccio sentire un po' di patch. Ha veramente una voce cattivissima. Poi vedete come velocemente proprio per il solito discorso del morphing, no? Delle forme d'onda, che permette veramente di muoversi in modo naturale. Mixer, l'abbiamo visto prima, la struttura è quella. In entrambi i casi abbiamo ingressi, sustain, chiaramente qui i controlli a voltaggio, insomma tutte le cose che servono per lavorare poi, per collegare queste macchine ad altri sintetizzatori, ad altre cose, ad altre macchine, no? E lavorare in questo modo così morbido e umano che regalano questi strumenti. Devo dire che sono veramente entrambi bellissimi. Chiaramente c'è una differenza abissale dal punto di vista del prezzo. Questo è veramente, da Moog non mi aspettavo un prezzo così. Questo è veramente un prezzo incredibile, perché questo è uno strumento che costa pochissimo e ha il suono dentro, ha il suono Moog, cioè si sente comunque che che è uno strumento che suona. Poi quando si tratta di synth, ragazzi, io alzo un attimo le mani, perché poi chiaramente qualcuno dirà ma va, fa schifo, non esiste, è bruttissimo, cioè, un altro dirà no, è il meglio che mai esistito. Con il synth è così,
Purtroppo ognuno dice la sua, io li suono, vi faccio sentire il suono che sento io, vi dico quello che a me arriva così per la mia esperienza. Poi chiaramente c'è chi ne sa più di me dal punto di vista della sintesi e magari sa entrare più nel dettaglio strumentale e anche tecnico di questi strumenti. Io sento come suonano, mi piacciono entrambi tantissimo perché hanno comunque il colore Moog dentro e questo poi costa pochissimo, se uno vuole cerca un monofonico veramente bello, io lo trovo molto bello. Ditemi voi, ha 2 oscillatori, non 3 come il Mini Moog, ma comunque è bellissimo. Io ringrazio Strumenti Musicali per avermi dato questa opportunità. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, dite se volete altre prove, altre cose, iscrivetevi al mio canale, l'ho già detto 2 volte, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi lì c'è la mia musica, le mie cose, insomma tutto quello che faccio, e quindi io vi ringrazio, vi saluto, spero che sia stato utile e vi mando un abbraccio e un bacione forte. Ciao ciao a tutti.